Ciao ragazzi, io sono James, bentornati su Winter Quartering. Oggi finalmente andiamo a farci un unboxing di questo Plantagenet Cousins War for England 5985. Game design Francisco Gerdile, GMT Games, Levian Campaign number 4. Dai che andiamo. Video di cenni storici l'abbiamo già fatto, rubrica The Story Behind, quindi oggi facciamo una roba un po' inedita, andiamo a fare un puro unboxing di piacere e goduria, condividere questo magno gaudio dell'arrivo. Allora vediamo, dai, solita scatolona, peso discreto, non notiamo qui complexity come gli altri, a 5, 2-4 ore, sì va bene. dell'anno prossimo, se ti fai la campagna, non so, saranno 3 giorni qua perché è lunghissima. Solita suitability, solite robe, dai, vediamo sempre. Allora, stavolta il designer è Francisco Gerdile, che deve essere uno spagnolo, vabbè, developer, scenario design sempre Christoph Correa che collabora, ovviamente la mente, il maestro Folco Ranchi. L'art è di Robert Altbauer e vediamo Matthew Wolfhead, Charles Kibler, Tony Curtis, England 59, va bene, un po' di introduzione eccetera ragazzi. Bella, un'art rilassante, tutta pastellosa così, questa finta pace e tranquillità che questa copertina ti irradia, che poi invece è stato un massacro, omicidi cruentissimi, una guerra terribile, va bene, però andiamo a vedere. Scusate ragazzi, c'è sto odore. Non so, le nuove droghe. Il nostro Rules of Play, ragazzi, però è una roba, è cartaceo, non è la nuova carta della GMT, quella più, come si può dire, tipo più plasticosa, è quella antica, cioè antica, quella classica. Avrei sperato in quella nuova perché è più durevole, più, però vabbè. Beh dai, insomma, dentro troveremo rulebook, background book, fogliettino da adesivi, uno schermetto, 2 schermetti, un player aid, 2 player aids, sudo di special rules e regole di successione per quando fai la campagna, credo. No, game map, un foglio di counters, 2 fogli di counters, legno, altro legno, dadi, una bustina di sacchettini che fa sempre bene, cosa buona e giusta, un mazzo di carte, 2 mazzi di carte, 3 mazzi di carte, 4 mazzi di carte e tutta la serie di nostri game match. Un insertino, risperato fosse come quello di Inferno che era più largo, che ci stava meglio tutto quanto, però va bene, tanto solita soluzione, qua toglieremo, appiattiremo, faremo le nostre porcherie. Comunque bellino. Ma andiamo a analizzare meglio cosa ci è arrivato. Intanto vorrei far notare l'art di questi cosi qua, gli 2 schermetti, che mi sembra bello. Doveva essere, sì, sono diversi uno dall'altro e questo mi piace molto. Belli.
Facciamo i nostri player rates. Allora abbiamo quello per regole di successione, che dovrebbe essere per la campagna o forse per qualche scenario. Praticamente quando muore uno c'è l'erede della terra, c'è quell'altro che prende il suo posto, muore un lord, c'è l'altro, insomma. Dobbiamo considerare questo, cioè è un gioco che gli altri Levian Campaign, come abbiamo già detto, erano 1-2 anni di periodo. Qua è un conflitto di 30 anni, cioè ovviamente è un attimo diverso. Poi sarà spezzato in vari scenari, in varie parti del conflitto, cioè anche magari un anno solo di campagna eccetera, però c'è la possibilità anche di concatenare tutti gli scenari, ce ne sono appositi per fare proprio i 30 anni di guerra, che poi non era, come abbiamo visto di là, non era una guerra continua, erano periodi di conflitto, cioè non è che era 30 anni di prolungato e continuo massacro. Beh, classico foglio, no? Dei raid, dei cosi con tutte le azioni, truppe. Vediamo le truppe, ragazzi. Io non noto i knights, non ci sono knights perché combatteva poco a cavallo qua. Tutti i nostri locations, però attenzione perché qua non c'è il siege, ragazzi, non si fa lo storm, non si fa il siege, infatti vedete queste qua sono città bisogna controllarle perché ti danno favore, tu devi avere favore, influenza sul territorio. C'è stazione nuova, dov'è sto parlé qua, vedo at or adjacent to target stronghold, che mi sembra tipo una roba anche dei giochi del movimento punto a punto, lascio influenza, controllo politico, però è ovviamente diverso, più complicato, però c'ha quel feeling un attimo. Solita sequenza di turno, va bene, dai, robe viste, straviste, riviste. Game map. Oh, qua tutti vedete, questi qua dovrebbero essere, i tappetini dovrebbero essere tutti uguali, esatto, sono tutti uguali. Perché? Perché ci sono talmente tanti lord, ragazzi, cioè tu quando hai un lord, i lord avranno le loro carte, le carte le metti qua e allora quello ti darà i valori di quel lord, perché sennò ciao. Infatti vedete sono fatti anche un po' diversi. Vediamo subito se troviamo delle carte. Oh, ecco qua, per esempio questo è un lord, vedete, è York, metti la carta qua, ecco qua con la rosa bianca, ovviamente un marshal, questo è Richard of York, Riccardone. Nuovo valore, ragazzi, anzi nuovi valori, cioè l'influence 5 è una bestia, questo qua in effetti era potente. Questo qua ti incide quando vai a fare per esempio teoria le azioni di parleo, insomma per fare robe per influenzare o anche per tassare o per reclutare vassalli eccetera. Mentre il valor è in battaglia e ci sono anche gli assets iniziali, ovviamente le sue retinue, cioè le sue truppe, il suo esercitino privato personale, perché i duchi così era la storia, insomma. Abbiamo visto, vi invito sempre cosa di cenni storici che ho fatto, se volete sapere di più. Vedete, man at arm, 2 longbow, ci sono i longbow, che bello, diciamo. 2 milizie. Andiamo subito a vedere un po' di stemmini, solite ragazzi, adesividini che attacchiamo sui nostri cilindretti, un po' di opera di coso, vediamo. Tanti si lamentavano che su Inferno erano troppo giusti rispetto a questo, cioè insomma, non so, ragazzi, a me sembrano robe, capito che siamo maniaci, però qua cioè, andiamo anche oltre, sembra più o meno. Io non avevo problemi con quelli d'Inferno, ci stavano giusti, però sembrano a prima vista un filo più generosi forse, però va benissimo quelli d'Inferno, dai ragazzi, come siamo messi. Abbiamo i nostri markers qua, allora, tanto coin, pro vendors che va sempre bene, i cards, ci sono i cards, ci sono le ships, attenzione che le ships servono anche per il movimento navale da mare a mare, o anche se devi andare in esilio, perché qua vai in esilio, ragazzi, cioè o combatti o ti ritiri, quando ti ritiri devi fuggire e vai in esilio. Ma perché? Cioè, qua non c'è avoid battle, roba, è una roba di prestigio, di autorità, ma se te rifiuti la battaglia, secondo te la gente conquista con te o con gli altri? Dici questo qua che onore ha che va via. Comunque dove vai in esilio, poi torni con le ships, se no fai l'azione di sail, dovrebbe esserci, ma non mi ricordo. Depleted, non mi ricordo, la retinue, questo dovrebbe essere gente che ti dà una mano in combattimento. Segni valor, non lo so perché non ho letto ancora bene il regolamento, quindi non vorrei dire troppe cavolate. Intanto questi sono gli influence markers, ragazzi, che metti nelle location, vedete? Cities town, va bene, so, end levy, bla bla bla, fortress,
nostro feed. Questi dovrebbero essere, oh santi nomi, vassalli, no? Lo vedremo. Qua vediamo intanto chi c'è. Suffolk, ragazzi, ci sono i vassalli questi, oppure i followers. Il Beaumont, Oxford X, qui sono più Shaftesbury, Worcester, dovrebbero essere i vassalli perché hanno anche un back. E così, ma vediamo un attimo le robe più serie. Vediamo lo stile, mi piace la sfumatura, il tono di colori, mi piace tutto, però posso dire una roba, l'arte ci sta, non dispiace, però ha il suo stile particolare, però l'arte di Nevsky e Almoravid erano le più belle. Dopo secondo me con Inferno e anche qua siamo un po' meno, cioè è tutto un altro stile particolare, sono gusti, però secondo me era più curato. Comunque mi piace questa palette di colori, mi piace, cioè in realtà mi piace. Sono questioni di gusti personali. C'è anche Bamberg, Bebanburg, Utrecht, no, un po' prima, leggermente prima. No, vediamo le linee ben chiare. Vediamo, ci sono le highways che sono queste grosse grigie marroni, le roads, cioè anzi, dopo ci sono i paths, i sentieri sono questi verdi. Vedete qua il Lancaster, ovviamente erano quasi sulla marca con la Scozia. Beh, non male, vedete queste qua sono le caselle della Burgundy, France, Ireland, dopo c'è Scotland qua su. Qua si va in esilio perché c'è in esilio, scappi, insomma ti rifugi da qualche altra parte quando le robe vanno male. Dopo si può tornare ovviamente via nave. Town City Fortress, parte London che è sta mega agglomerato. Calendarietto, vedete anche qua molto molto semplice, invece magari tipo non so Almoravia aveva anche le decorazioni, i disegni. In Inferno c'erano almeno le scritte, cosa è successo ogni anno, robe, storie, vabbè insomma. Comunque quello che deve fare il gioco. Okay. Come vedete qua una box da 90 giorni, gli altri erano più piccole, da 60, 60, 60, 90, perché praticamente ogni 5 turni qua rappresenta un anno. Questi qua, se ti fai 15 turni, sono 3 anni di conflitto. Ragazzi, quello che dicevamo prima, questo conflitto dura 30 anni. Come hanno fatto questo escamotage? Ovviamente non giochi 30 anni, però c'erano tre periodi di conflitto principale, 3 fasi della guerra, e che abbiamo visto che giorni di campagna proprio effettivi di tempo stimato in ore sono di 428 giorni in tutti i 30 anni della guerra. Quindi l'idea di campagna che c'è qua, che poi vedremo magari meglio, è farti 3 scenari concatenati che sono 2 da 15 turni e 1 da 7 mi sembra, e quella è praticamente la campagna. Dopo ovviamente come finisci uno scenario ti influenza quello successivo con l'ordine in mappa, influenze sull'isola, insomma sulle town eccetera, chi è morto, chi è successo a cosa. Back of the map sempre black. Il nostro rulebook che 32 pagine, piccolo sommario di differenze con gli altri, un'introduzione ovviamente. Come dicevamo prima è la carta classica, avrei sperato in quella lucida plastificata, ma vedete, Exile Boxes, influenza, Lord vassalli, assetti, vabbè, classica struttura, che bella illustrazione, tap, calendar, fase di levi, war pay, bla bla bla. Beh, insomma tutta la sequenza gioco del levi campaign. Se sapete giocare al sistema qua non avrete problemi, però c'è tutte le sue robe nuove ovviamente, che da questo punto di vista qua mi sembra che differisca abbastanza di più dagli altri. C'è questo discorso dell'influenza e anche magari nel gameplay, perché insomma ragazzi non ci sono i siege, non c'è da preoccuparsi ste robe. E da una parte ok, dall'altra potrebbe essere ancora più terribile. Vabbè insomma, questi vettori. Vediamo gli scenarios. Allora vedete che abbiamo un po' di scenari qua. Vabbè, intanto abbiamo l'introduttivo, poi c'è uno da 3 turni, vedete che è a cavallo tra 2 anni qua, infatti 8 mesi. Somerset Return. Poi abbiamo il My Kingdom for a Horse, che infatti è quello che ti porta alla battaglia di Bosworth, che cos'è? 7 turni, un anno, che è la fase finale della guerra. War of the Roses, quello è tutto, però ti dice 1, 2, 3 scenari e bisogna vedere cosa succede. La ribellione di Warwick, eccolo qua, scenario Henry VI, quello fase iniziale, insomma quando il conflitto
si era inasprito dopo l'iniziale ribellione di Coso, di Richard. E questo sono 15 turni, quindi è tutta una rullata di calendario. Poi abbiamo quello che porta la battaglia di Taunton al 61. Questo è il brief introductory, quello del un turno solo, cioè praticamente devi andare a Taunton, tipo cavallata per Cortona, vai a Cortona, cioè. La ribellione di Warwick. Intanto che bello, vedete qua, battaglia di Barnet con dispiegamento di truppe, bello sta roba, mi piace, bravo. Longo scenario, anche questo vedete è un giro di una rullata di turni, 15 turni. Il mio re per un cavallo abbiamo visto prima è quello da 7-8 turni, 7 turni, quindi uno scenario medio. War of the Roses, e qua hai tutta la roba per farti la campagna. Vediamo, allora è composto dal Plantagenet Go to War 59-61, che sono 15 turni. Hai tutte le tue special rules ovviamente. C'è The Kingmaker, che sarà altri 15 turns. No, aspettate ragazzi. E però a seconda tipo dell'esito del primo ti giochi o questo o questo in teoria, perché vedete due coso o due, vabbè insomma sta lettera. Sì, perché hai gli outcome possibili con varie, oltre questo, altre differenze. E poi anche due possibilità in teoria dell'ultimo scenario, New Rivals, ok, che sono 7 turns, oppure York's Last Stand, perché a seconda di come è finito. Capito, avete capito che roba? Bravi. Vabbè, insomma, questo è un rulebook. Andiamo a vedere. Sì, amici. 56 pagine potentissime di background book, questo come mi piace questa cosa. Tanto qua è una lista di Arthur War Cards, anche questa è la carta ragazzi, cartacea al solito. Allora, abbiamo un quick start ragazzi. Abbiamo il quick start, vabbè insomma è proprio impara a giocare, che sarà una specie del scenario che ti porta a Taunton, qua da un turno solo. Solito un play, vabbè, intanto per scriverlo ragazzi, solitariabile sì, da soli si può fare a due mani, non c'è un bot ovviamente. Solita chiacchierata di Christoph Correia, designer su strategie della serie, un esempio di gioco fortunatamente come al solito, ci hanno abituato bene, tutte immagini eccetera bla bla bla. Poi ti spiegano anche il sailing, che vi ho detto, accennato anch'io prima. Exile. Cominciamo col campaign history. Ok, guarda che bello, cioè, ragazzi, vedete, qui i soldi danno il loro frutto, sono ben spesi, perché sui giochi bisogna fare queste robe qua, i prezzi che corrono poi, ma anche lo stesso. Tanto qua ci dice tutto di Henry VI, Margaret, Richard of York, The First War per la prima fase, la guerra, ovviamente. Un sommario è legato agli scenari presentati, tipo Somerset's Return, The First Respite, Warwick's Rebellion. Si parla un po' di tutto, dopo ci parla di Edward IV e la fase finale con Riccardo III. Lords and Vassals History, praticamente di ogni casato e lord ci dà la storia, perché ragazzi importantissimo, e qua c'è una marea di gente, quindi bisognerà capire chi e cosa e dove e perché e che importanza ha, cioè vogliamo fare tutto a caso, no? Cioè, capite? Questi sono i Lancastrian, e qua c'è i Neville, York, c'è intanto Richard, Edward, Edmund, quelli del Devon, i Gloucester, i Northumberland, Norfolk, e altre prominent houses che saranno sono quelli che sono qua, i nostri cosi, capito? Cioè, se vogliamo qua ci acculturiamo per bene. Qua ci sono tutti gli eventi storicizzati, ti spiegano perché, cosa, quel solito consiglio come giocarlo, la storia dell'evento, ok? Le capabilities uguale sia per il Lancastrian, che prima abbiamo visto per gli Yorkists. E niente, poi ci sono le designer notes, selected source, un po' di bibliografia, ok, credits. Questo è un nice touch, questo, perché è importante ragazzi, è l'albero genealogico dei Lancaster, degli York. Vediamo che Edward III è lui da là che origina tutto, perché porca miseria, se il principe nero fosse morto un anno prima
di lui, cioè probabilmente non c'era tutto sto casino di end, cioè subito. Ok, perché a Corona ovviamente è nato Richard II, che poi aveva nominato i Mortimer, però sono stati usurpati dal ramo dei Lancaster con Enrico IV, e quindi vabbè, insomma. Dopo, altro problema, Enrico V è morto quasi subito, perché se c'era lui, se c'era lui pari discorsi li lasciamo stare, che non c'entra questo periodo. Ok, dai, qua ci sono i tour, vabbè, insomma, fondamentali gli alberi qua, perché se non conosciamo un po' gli alberi non si capisce niente di questo conflitto. Vi rimando sempre al mio video, però magari faccio confusione, però nel mio video tento di spiegare un po' tutto, perché è importante conoscere il contesto, almeno secondo me. Vediamo un attimo le cards. Queste sono le carte dei nostri lords. Warwick, ovviamente 5 di influenza Warwick, valore 1, non è che era comunque combatteva, però non è che era un abile generale, non è che era la sua prerogativa, però insomma dai. Edward IV invece 4 di valore, 5 influenze, potente qua, giovane lupo. Come vedete, Man at Arms, perché in alfanti anche pesantemente corazzati spesso, dipende. Comunque girava armi, girava gente capaci di combattere, veterani dopo, eccetera. Dopo 100 anni di guerra in Francia, ormai non specializzati, l'industria bellica era ben movimentata. Cavalieri in Gloucester. Questi sono invece gli Yorkist, capabilities e events. Vedete, una grafica molto pulita, ci sta in linea con i colori anche della scatola, intanto mi piacciono, ogni tanto capita ci sta, è tutto ben, tutto si incastra bene nel suo registro di colori, la copertina pastellata, queste carte, però a me piaceva di più Almoravid nella produzione. Beh, insomma, qui Lancaster, Harry VI, valore 0 ovviamente, influenza 5 perché è il re, Somerset, valore 2, Buckingham, Cumberland, Warwick, perché poi sì è vero che passa, no, ma qua diventa anche più forte. Clarence, c'è la Margherita, sì, sta gatta. Poi c'è un altro due Somerset, bisognerà vedere qua perché insomma. Harry Tudor, valore 1, è un Marshall. E qua sono le carte comando qua. Queste sono già carte comando. Vedete bene, bella l'Araldica, Buckingham è scarso 1. Le carte passo. I 20 di Lancaster. Non sono a fondo più scuro, non è che siano super evocative queste carte, a parte il font utilizzato. Se uno sforzo in più potevano farlo sul calendario, sulle carte Hearts of War. E delle carte comando degli Yorkist invece, l'Araldica comunque sembra ben curata, ragazzi, perché a me piace molto, perché questi è molto pulito, ma magari sullo sfondo un po' di, non lo so, una roba più caldina, più pastellata, una illustrazione di sottofondo accennata, sarebbe stato più bello, però così funzionale. Ragazzi, ci sono i dadi da tirare qua per il Lancaster. Ok, bene, mi sono salvato 2 ferite. Belli sti dadi. Ragazzi, pacca di legnazzi qua, come vedete non ci sono i triangoli, niente cavalli. Per resto mi sembra di capire ci sono arcieri, perché ragazzi sì, c'erano molti arcieri ovviamente, i longbows che ho visto che andavano bene, milizie, contadini poveracci, però, e men at arms che erano armati e corazzati, insomma, pesantemente. Per il resto io non ho più niente da dire. Sono stato James, questo era Winter Quarter, ma soprattutto questo era Plantagenet, Cousins War for England, Geometry Games, China Game. Grande ragazzi, state bene, fatevi bravi. E noi ci sentiamo per altri contenuti, quindi state sintonizzati.